Buongiorno a tutti, oggi facciamo l'unboxing della scatola Experience Journey Deck di Ent Game. Vedremo cosa hanno messo dentro e qual è l'utilità degli strumenti degli ideatori di questo metodo. Andiamo a vedere l'Experience Journey Deck e vediamo cosa c'è all'interno, lo svuotiamo, cerchiamo di capire quali sono gli oggetti che ci sono all'interno. Anche in questo caso troviamo il canvas. Il canvas è il posto dove andremo a disegnare il percorso di acquisto del cliente. Questo canvas può essere usato sia per fare una Customer Experience Journey o un Experience Journey per un posto, per esempio l'entrata su un sito web o l'entrata su un negozio, ma può essere fatto anche per la strategia aziendale, e quindi andremo a considerare tutte le 6 fasi del life cycle, quindi awareness, consideration, purchase, user attention e advocacy. Sono degli step che dobbiamo fare per andare a soddisfare un bisogno, il bisogno funzionale che ha la nostra persona e il bisogno emotivo che in qualche modo andrà a misurare il successo della sua azione e gli farà fare, diciamo, wow. Questo è il canvas. All'interno della scatola troviamo l'output summary. L'output summary serve per scaricare a terra quello che abbiamo riscontrato, quindi i 5 principali key output, perché sono importanti per lui, che cosa andrà a fare per domani, chi lo farà e quando andrà a farlo. All'interno ci sono chiaramente gli stickers per andare a segnare i passi che la persona fa, quindi ogni singolo step sarà un passo, ad ogni passo ci sarà una azione, un obiettivo e o un pain o un gain, quindi una sofferenza o una gioia, che in questo caso andremo a usare dei post-it per scrivere queste cose. C'è la checklist per eventuali ulteriori consigli, c'è il welcome kit con i codici di sconto per eventuali acquisti se volete. Ci sono le istruzioni di gioco, anche in questo caso stiamo parlando di istruzioni di gioco su 3 fogli con i possibili giochi che si agganciano a questo, il livello di difficoltà del gioco, il numero di ore che servono per farlo, il numero massimo di partecipanti con tutti i dettagli che vengono descritti. Ci sono gli stickers che trasformeranno i vari step in eventuali touch point, e quindi qui c'è un'impronta digitale che in qualche modo ci porterà a trasformare touch point reali e potenziali per poi andare a costruire qualcosa come una proposta di valore o una politica di canale o una politica di comunicazione, di vendita o di distribuzione. E poi troviamo le carte di facilitazione. Sono carte che in qualche modo ci aiutano a aumentare il livello di gioco e quindi renderlo più divertente. Ci sono delle carte gialle che sono carte che ti chiedono semplicemente uno speak up, cioè chiedono la parola. Queste vengono distribuite in modo omogeneo nelle varie persone. Poi ci sono delle carte blu che sono degli switch, quindi cambio la carta con qualcuno. Ci sono le carte rosse, la carta rossa che adoro di più è la carta bla 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 per la gente che parla troppo. Ci sono le carte nere che sono un po' più cattivelle, tipo salta un turno oppure mima questo concetto agli altri. Poi ci sono le carte verdi che ci danno un maggior potere, quindi tipo hai 2 voti in più. Sono carte indicativamente che aiutano semplicemente ad aumentare il livello di gamification del gioco. Ci sono le carte emozioni, quindi possiamo andare a delineare la tipologia di emozione che prova quando scriviamo i pain on gain, quindi dalla felicità alla sorpresa all'avversione. Insomma, possiamo comunque andare un po' più nel dettaglio della tipologia delle emozioni che questa persona prova, perché quanto più riusciamo ad andare in dettaglio con le emozioni
tanto più riusciamo a fare qualcosa che gli faccia fare wow. E dall'altra parte, come ultimo elemento, ci sono le carte di facilitazione. E quindi chi è il cliente, fondamentalmente la prima cosa che ci andiamo a domandare è quali sono i suoi reali obiettivi, dove inizia il customer journey, quindi dove iniziamo il percorso, e quali sono le azioni che andiamo a fare e se lo rendono felice o triste. Insomma, queste sono carte di facilitazione che vengono utilizzate per andare a riempire il canvas, che per aiutare a riempire il canvas. E infine la parte finale, come vi dicevo, è la descrizione di come si vanno a definire i touch point, i momenti particolari, quindi il momento medaglia, il momento della verità e il momento trigger point, quindi il momento della decisione. Per ulteriori informazioni, se volete, date un'occhiata al sito. E niente, questo è il contenuto dell'Experience Journey Deck. E con questo l'unboxing dello strumento è concluso. Spero vi sia piaciuto, che il video sia stato utile e che fondamentalmente possiate trovare giovamento dall'utilizzo di questi strumenti di gamification, di serious gaming. Se vi è piaciuto il video, mettete il like al canale, e con questo io vi saluto e vi rimando alla prossima.